Ebbene sì, questa è la fine. Avete visto tutti i video dell'escavatore, il 924, quello lì Eber, ok? Quello stampato in 3D. Bene, adesso vi racconto una cosa. Poteva sulla sua resistenza, la robustezza dei suoi supporti dove dovevano collegarsi i pistoni. Si può affidare di chi l'ha creato, magari ha fatto test, poi l'ho anche fatto idraulico, per cui anche se l'idea era farlo elettrico, ma tentiamo idraulico, figata, bellissimo. Il primo mezzo mio, 1.12 stampato in 3D idraulico, sarebbe stato top. Allora, cosa ho fatto? Ho continuato, ho preso la trasmissione, l'ho montata e funzionava benissimo. Cioè, il mezzo si poteva muovere, figo! E invece vado nella mia stanzetta dove ho tutti i mezzi e mi accorgo che il grande simpatico, la grande simpatica escavatrice, l'escavatore, il 924 era rotto. Cioè, come è successo, cavolo? Come è successo? Cioè, tanto amore gli ho dato, mi sono fatto un mazzo così, un mese di stampa, e lui si va a spaccare in un punto che, sistemando i pistoni idraulici, era un punto importante, un punto nevralgico. Se si spaccava lì, dappertutto si sarebbe spaccato. E di conseguenza ho detto, ho anche comprato i pistoni, ragazzi. Stavo impazzendo per i pistoni, per farli muovere, per farli oscillare. E invece lui prende e mi si rompe. Cioè, si autoelimina. Vabbè, adesso dopo questa discussione un po' così, vi faccio vedere 2 secondi dal vivo cosa è successo. Poi ieri ho smontato tutta la trasmissione, come la smontavo notavo che i punti nevralgici, come le barre stabilizzatrici dietro, okay, i pistoncini che dovevano salire, la lama che doveva scendere, i punti nevralgici si spaccavano con un niente. Adesso andiamo a vedere il mezzo e più o meno guardiamo cosa è successo. Guardate ragazzi, guardate, cioè idraulico. Allora, questo qui deve essere una protezione, è più gommoso che altro. Ah, no, là. È fatto bene. Non lo so perché. Questo è il risultato. Ecco l'oscillazione, avete visto? Tutti sapete, giro questa chiave, entro nel mio magazzinetto e il nostro escavatore è qui. Penso così tranquillo. Adesso qua si è rotto e mi accorgo che questa parte qua, adesso sto spostando il braccio, qui adesso è sparito, si era crepato. Per cui se io me ne sarei accorto, avessi messo i pistoni che andavano da qui a parte lì, cosa faceva? Spingeva e gravava su questo. Come io ho toccato leggermente il braccio, si è rotto pure questo. Cioè, ma mi dico io, tu progetti un mezzo del genere. Allora ragazzi, questi qua se vi tiro in testa vi ammazzo, sono durissimi. Sto piegando e non si rompe neanche questo qua, ok? Questa giuntura qua non si sta rompendo. Questa è ancora peggio. Ma come mi fai a progettare un pezzo del genere così fine, dove andranno 2 pistoni, non 1, 2, più uno centrale per alzare il braccio centrale? Cioè ragazzi, non è come si dice, un soprammobile, doveva muoversi, doveva lavorare. È tutto pieno, tutto spesso, e mi vai a fare una fesseria del genere. Ok, potevo rinforzare il metallo? Sì. Non l'ho fatto, perché se lo faccio in 3D, perché devo rinforzare il metallo? Non sarebbe la stessa cosa. Ok, ma lo fa idraulico? Sì, ma l'ha fatto anche lui e funzionava. Perché mi si è rotto a me? Cioè, ho usato il suo materiale, le sue impostazioni, tutto di lui, tutto resistente, tranne questi pezzi qua.
Scusate lo sfogo, ma veramente mi fa imbestialire. Un progetto bellissimo, perché comunque quell'escavatore, se lo acquistate nel negozio siamo sui 5.000 euro, ok? Gommato, ancora più bello, perché gommato è veramente figo. Ce l'ho a cingoli, li prenderò altri a cingoli, ma gommato è figo. 5.000 euro non li ho, per cui di conseguenza ero contento. Mi arrivano i pistoni, per montarli avevo trovato anche la soluzione come montarli. Ho dato dei pezzettini per far sì che il pistone avesse anche una piccola oscillazione. Cioè ragazzi, veramente c'era tanto lavoro e tanto studio che dopo la rottura, dal nervoso, avete visto che prima prendevo, smontavo e spaccavo tutto. Gente mi ha detto tienilo come bellezza, ma cosa me ne faccio per bellezza? Io volevo usarlo. Cioè la mia idea era un investimento a lungo termine, perché comunque mi sarebbe costato un pochettino, non tanto come quello da 5.000 euro, ma un po' sarebbe costato. E mi ti rompe così. No, veramente, guardate ragazzi, delusione totale. Sarà l'ultimo mezzo escavatore o camion che farò. Farò solo rimorchi o accessori, basta, forse rimorchi, perché adesso mi sa l'idea di acquistare qualcuno da mia già pronto, senza impazzire a cuscinetti e qui e lì e su e rinforzare, perché poi non vengono come vorrei. Allora no, basta. E così, detto questo, è la fine. Quel progetto se ne va nell'immondizia. Voglio rimanere lì buttato, non lo so cosa ne farò. Ho da mia figlia che si gioca lei con i suoi personaggi, ma non mi interessa niente, mai più. Bella sta di progetto fallito, buttato soldi per niente. Vabbè, si dice se bello si impara e imparerò. Buona visione, alla prossima!